Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 3 marzo al 17 aprile dove troveremo la luna nuova in Ariete. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad accendere la luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Quindi un po' per tutti sarà un periodo di ottimismo, di fiducia, di ispirazione, di coraggio, di opportunità di mettersi alla prova, di fissare degli obiettivi ben precisi e anche di concentrarsi sulle priorità. Si può iniziare qualcosa di nuovo o anche prepararsi a cambiamenti importanti per la realizzazione futura. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, all'ansia, alla scarsa concentrazione, alle emozioni instabili, al senso di smarrimento oppure stress per cambiamenti improvvisi. Quindi potremmo vivere situazioni di forte attività e stress e altri invece di blocco e apatia. E poi attenzione anche agli affari e alla comunicazione. Direi che è un periodo, secondo me, proprio per liberarsi principalmente del superfluo e purificarsi. Vediamo il vostro primo oracolo, ci può parlare del momento presente, quindi intorno al 3 marzo, oppure anche delle indicazioni importanti di questo prossimo periodo per voi. La polvere di luna ci può parlare di un qualcosa a sorpresa e quindi ci avverte della possibilità che stanno per accadere delle cose belle, oppure può esserci un cambiamento inatteso che porta gioia, oppure anche si riaccende il desiderio, c'è una felice coincidenza, oppure qualcosa che ci tira su il morale, quindi anche un qualcosa di difficile, di complesso che magari volge verso il miglioramento. E poi ci dice anche che ci possono essere delle opportunità da cogliere. Quindi secondo me ci fa un riassunto di tutto questo periodo e ovviamente adesso andiamo a vedere altre informazioni perché magari per alcuni di voi può riflettersi maggiormente nel lavoro, nelle finanze, nelle questioni pratiche, per altri può riflettersi anche nella vita sentimentale, nelle amicizie oppure semplicemente a livello personale. Quindi adesso vediamo insieme questi altri suggerimenti. Troviamo Figlio delle Stelle e questa è anche una carta molto bella e positiva perché ci parla innanzitutto di essere protetti, difesi da un potere superiore in senso generico ovviamente. Per ognuno di noi dobbiamo comunque sapere che c'è qualcuno lassù, può essere un angelo, può essere un defunto caro, può essere anche uno spirito guida, quindi in qualsiasi cosa noi crediamo effettivamente dobbiamo sapere che c'è qualcuno che ci protegge. Può anche riguardare qualcosa di più terreno effettivamente, di quel tipo di protezione che ci sostiene nei momenti difficili e che ci infonde fiducia e può essere una persona in particolare. Quindi dipende, in qualsiasi circostanza appunto dobbiamo sapere che c'è aiuto e protezione. Poi vediamo, di solito perché salta fuori quando c'è bisogno di aiuto e protezione? Perché forse probabilmente c'è un conflitto, o c'è una difficoltà, un qualcosa da superare. E infatti anche la presenza del gatto nero ci fa capire che in qualche modo dobbiamo attenzionare qualcosa, però ha anche il suo lato
estremamente positivo, cioè nel senso che questa carta fa riferimento all'indipendenza, all'amore per se stessi e a lavorare sulla propria autostima, per avere anche fiducia, soprattutto fiducia nelle nostre capacità, quindi di fidarci del nostro intuito. Se c'è qualcosa o qualcuno che non va e il nostro campanello d'allarme ha suonato, effettivamente allora dobbiamo cercare di capire che cosa fare, se proteggerci, se magari fare da soli qualcosa, quindi è meglio lasciare andare un aiuto e un sostegno, perché è vero che può essere positivo, però dall'altro lato può esserci anche una persona che vuole aiutarci, vuole sostenerci per un suo tornaconto e quindi non fa al caso nostro. E adesso procediamo con gli altri suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora, altri suggerimenti per voi. Vediamo cosa vogliono dirvi. Il primo messaggio arriva dalla croce andina. Questa indica l'aspettare un momento più favorevole, quindi sfruttare consapevolezza e saggezza, ma soprattutto cercare di capire quando muoversi o stare fermi. Quindi è vero che ci sta dicendo che alcune cose non dobbiamo aver fretta di agire, dobbiamo fare come questo gattino che osserva il mondo esterno, ed effettivamente questa ci sta dicendo di aspettare quel momento più favorevole e più adatto per noi, capire quando muoversi o quando agire, ovviamente in base alle varie circostanze. Poi non solo, ci permette di anche capire che magari bisogna alzare lo sguardo oltre la quotidianità, oppure anche per guardare le cose in prospettiva. Quando ci si fissa troppo su un qualcosa, quando si rimane fermi, perdiamo un po' il senso, globale intero di una situazione o anche proprio riguardo una persona. E allora questa ci sta dicendo che in alcune circostanze adesso è meglio star fermi, aspettare e osservare. Osservare le azioni, quello che ci circonda e poi aspettare quel momento giusto per comunicare, quel momento giusto per agire, fare determinate cose in generale. Poi troviamo il sole. Ecco, questa già ci fa capire che forse proprio in questo periodo potremmo trovare quel momento giusto per intervenire, però può far riferimento anche a un'energia che entra nella nostra vita. È un'energia vitale di creazione, di spinta interiore da coltivare, anche di manifestare la propria luce, cercare una direzione ben precisa, spesso fa riferimento proprio al potere creativo o di uscire dall'ombra con coraggio, quindi avere una espressione attiva. Parla anche di situazioni gioiose o di situazioni che andranno a chiarirsi. Quindi è proprio quella luce che entra non solo come un qualcosa di positivo, di bello per noi, ma entra anche a portare chiarimento. L'immobilità, ho visto che diciamo sta uscendo spesso questa carta, l'immobilità è vero che fa riferimento a questioni bloccate, però dobbiamo capire che tipo di blocco. Il blocco potrebbe essere nostro e quindi dobbiamo intervenire e cercare di capire che cosa ci sta frenando e quindi le nostre paure, i nostri dubbi e questa è una parte del significato. L'altra fa riferimento a situazioni bloccate a livello esterno che abbiamo capito dobbiamo trovare il momento giusto per intervenire, quindi di non aver fretta, coltivare la pazienza. Per altri aspetti puoi indicare un blocco che non deve essere combattuto e spesso può succedere quando ci ostiniamo in qualcosa che non funziona, ma che vogliamo per forza ottenere o sistemare. Purtroppo non tutto può essere sistemato, non tutto possiamo farlo noi e ci sono alcune circostanze
cose che non vuol dire che dobbiamo arrenderci, però dobbiamo cercare di capire dove indirizzare la nostra energia, perché altrimenti possiamo disperderla in cose che non dipendono assolutamente da noi, oppure veramente è giunto il momento di lasciare andare e di occuparci di qualcos'altro, proprio per il nostro benessere o anche per realizzare veramente qualcosa di importante per noi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto trovate il logo per iscrivervi al canale, in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!